Nel 323 a.C. Alessandro Magno muore, a soli 32 anni. L'uomo che aveva conquistato il più grande impero del mondo lascia dietro di sé un territorio immenso, ma nessun successore. Quasi immediatamente i suoi generali iniziano a combattersi. L'impero si spezza, nascono nuovi regni. Tra tutti uno diventa il più ricco, il più potente e forse il più affascinante, l'Egitto dei Tolomei. Qui sorgeranno il faro di Alessandria, la più famosa biblioteca dell'antichità e una delle città più straordinarie mai costruite. Ed è qui che, quasi 3 secoli dopo, regnerà Cleopatra, l'ultima sovrana di una dinastia nata dalle conquiste di Alessandro. Con questo video inizia una nuova miniserie dedicata ai regni successori. Oggi partiamo proprio dall'Egitto tolemaico, un regno nato dal caos dopo la morte di Alessandro, capace di dominare il Mediterraneo orientale per quasi 300 anni, prima di cadere nelle mani di Roma. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Quando Alessandro Magno muore a Babilonia nel 323 a.C., il suo impero si estende dalla Grecia fino all'India. Nessun sovrano della storia aveva mai controllato un territorio così vasto in così poco tempo. Ma c'è un problema. Alessandro non lascia un erede adulto capace di governare. I suoi generali, i futuri diadochi, si ritrovano improvvisamente a dover decidere il destino dell'impero. In teoria dovrebbero governarlo insieme, ma nella pratica ognuno vuole il potere. Tra questi uomini c'è Tolomeo, uno dei compagni più fidati di Alessandro, veterano di tutte le grandi campagne, abile comandante, ma soprattutto straordinario politico. A differenza di altri generali, Tolomeo capisce molto presto una cosa: ricostruire l'intero impero di Alessandro è quasi impossibile. È troppo vasto, troppo complesso e troppo difficile da controllare. E così decide di puntare a qualcosa di diverso. Non vuole tutto per sé, vuole il territorio migliore. Quel territorio è l'Egitto. Da migliaia di anni il Nilo rende queste terre tra le più fertili del mondo. Ogni anno le sue piene permettono raccolti enormi, tra grano, orzo, lino e ricchezza. Ma l'Egitto non è importante solo per l'agricoltura. Si trova in una posizione strategica. Controlla le rotte commerciali tra Mediterraneo, Africa e Vicino Oriente. Chi possiede l'Egitto possiede una delle regioni più ricche del mondo antico. Nel caos seguito alla morte di Alessandro, Tolomeo riesce ad assumere il controllo della regione e da quel momento inizia a governarla come un sovrano indipendente. Ma Tolomeo ha bisogno di un qualcosa che legittimi il suo potere, un qualcosa che in qualche modo lo colleghi ad Alessandro Magno, e per ottenerlo compie una mossa geniale. Secondo la tradizione, il corpo di Alessandro avrebbe dovuto essere trasportato in Macedonia, ma durante il viaggio accade qualcosa. Tolomeo prende possesso delle spoglie del conquistatore e le porta in Egitto. Per decenni il corpo di Alessandro diventa uno dei simboli più potenti della nuova dinastia. Chi governa l'Egitto può presentarsi come il vero erede del grande conquistatore. Nasce così il regno tolemaico, una nuova monarchia greco-macedone destinata a sopravvivere per quasi 3 secoli. Mentre gli altri generali continuano a combattersi per il controllo dell'impero, Tolomeo costruisce qualcosa di diverso, uno stato stabile, ricco e potente. E presto il centro del mondo ellenistico si sposterà proprio qui, ad Alessandria d'Egitto. Se Tolomeo aveva scelto il territorio più ricco del mondo antico, aveva bisogno anche di una capitale degna del suo nuovo regno. Quella città esisteva già. Era stata fondata pochi anni prima da Alessandro Magno. Si chiamava Alessandria. La sua posizione era perfetta, affacciata sul Mediterraneo, vicina al delta del Nilo, collegata ai commerci dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa. In pochissimi decenni, Alessandria iniziò a crescere a una velocità impressionante. Tolomeo e i suoi successori avevano un obiettivo molto chiaro. Non volevano soltanto costruire una capitale. Volevano creare la città più importante del mondo conosciuto. E, per certi aspetti, ci riusciranno davvero. Il porto diventò uno dei più trafficati dell'antichità. Ogni giorno arrivavano navi cariche di grano, vino, olio, papiro, spezie, metalli preziosi e merci provenienti da ogni angolo del Mediterraneo. Mercanti greci, fenici, egizi, ebrei, persiani. L'intera città era un'enorme crocevia di culture. Per guidare tutte quelle imbarcazioni
venne costruita una delle opere più celebri della storia, il Faro di Alessandria. Alto probabilmente oltre 100 metri, per secoli fu una delle costruzioni più imponenti mai realizzate dall'uomo. La sua luce era visibile a chilometri di distanza e guidava le navi verso il porto. Ma la vera ambizione dei Tolomei non era soltanto economica. Volevano trasformare Alessandria anche nella capitale della conoscenza. Nacque così la Biblioteca di Alessandria, un progetto senza precedenti. L'idea era semplice quanto rivoluzionaria: raccogliere tutti i libri del mondo. Mai nessuno, infatti, aveva mai tentato qualcosa di simile. Ogni nave che arrivava nel porto veniva controllata. Se trasportavano manoscritti, questi venivano copiati dagli scribi reali. L'originale spesso rimaneva nella biblioteca, mentre al proprietario veniva restituita la copia. In questo modo, Alessandria accumulò centinaia di migliaia di rotoli. Filosofia, matematica, astronomia, geografia, medicina, letteratura. Accanto alla biblioteca sorse anche il museo. Non era un museo come lo intendiamo oggi, era un grande centro di ricerca. Qui vivevano alcuni dei più importanti studiosi del mondo ellenistico: astronomi, matematici, medici, geografi. Per la prima volta nella storia, infatti, uno Stato finanziava stabilmente la ricerca scientifica. Mentre altri regni investivano soprattutto in eserciti, i Tolomei decisero di investire soprattutto nella cultura. E sarà proprio questa scelta che renderà Alessandria una delle città più straordinarie dell'antichità. Con il passare degli anni, il nuovo regno continuò a rafforzarsi. Fu soprattutto durante il regno di Tolomeo II Filadelfo che l'Egitto raggiunse uno dei suoi momenti di massimo splendore. L'amministrazione divenne sempre più efficiente, le entrate aumentarono e il commercio prosperava. L'Egitto possedeva infatti una ricchezza che pochi altri regni potevano vantare. Il Nilo garantiva raccolti enormi praticamente ogni anno e quel grano alimentava gran parte del Mediterraneo. Le campagne egiziane producevano quantità immense di cereali. Il grano veniva immagazzinato nei grandi depositi reali, poi trasportato lungo il Nilo fino ad Alessandria. Da lì partivano centinaia di navi dirette verso le città del Mediterraneo. Il controllo del grano significava anche controllo economico. I Tolomei investirono enormemente anche nella marina. La loro flotta era tra le più potenti del mondo ellenistico. Proteggeva i commerci, sorvegliava le isole dell'Egeo, garantiva il dominio egiziano sul Mediterraneo orientale. Ma mantenere questa posizione non era semplice. A nord esisteva un altro grande regno nato dalle conquiste di Alessandro, l'impero Seleucide. Per oltre un secolo le due potenze si affrontarono nelle cosiddette guerre di Siria. L'obiettivo era il controllo della Celesiria e delle rotte commerciali verso l'Oriente. Le guerre furono lunghe, costose e spesso estremamente violente. Nessuno dei due regni riuscì mai a imporsi definitivamente sull'altro. Nonostante questi conflitti, il regno tolemaico rimase una delle grandi potenze del Mediterraneo. Sembrava infatti quasi impossibile immaginare una sua caduta. Ma come spesso accade nella storia, i problemi più gravi non arrivano da nemici esterni. Arrivano dall'interno della stessa dinastia. Nel III secolo a.C., Alessandria era probabilmente la città più ricca del Mediterraneo. Le sue strade erano affollate, i mercati prosperavano. Il porto era pieno di navi provenienti da ogni parte del mondo conosciuto. La biblioteca continuava ad attirare studiosi da ogni regione. L'Egitto sembrava vivere in un'epoca d'oro. Ma questo equilibrio non sarebbe durato per sempre. Per oltre un secolo il regno tolemaico aveva dominato il Mediterraneo orientale. La sua economia era prospera, la sua flotta controllava i mari. Alessandria era il centro della cultura ellenistica. Sembrava uno stato destinato a durare per sempre. Ma lentamente qualcosa iniziò a cambiare. Dopo i grandi sovrani della dinastia, il potere passò a re sempre meno capaci. Le lotte per la successione divennero sempre più frequenti. Fratelli contro fratelli, padri contro figli, mogli contro mariti. La corte di Alessandria si trasformò in un luogo di continui intrighi. Uno degli aspetti più particolari della dinastia tolemaica era la pratica dei matrimoni tra fratelli. I sovrani volevano imitare gli antichi faraoni egizi e mantenere il potere all'interno della stessa famiglia. Questa scelta però avrebbe contribuito ad alimentare continue rivalità dinastiche.
Ogni morte del sovrano rischiava di provocare una guerra civile. I membri della famiglia reale cercavano il sostegno dell'esercito, della nobiltà e perfino delle potenze straniere. Nel frattempo il governo diventava sempre meno stabile. Anche sul piano militare la situazione peggiorava. Le guerre contro l'impero seleucide continuavano a consumare enormi risorse. L'Egitto perse progressivamente molti dei territori conquistati in passato. Le casse dello Stato iniziarono a svuotarsi. Per mantenere l'esercito e la corte, le tasse aumentarono. In diverse regioni scoppiarono rivolte. Per la prima volta, anche l'interno dell'Egitto iniziò a mostrare segni di instabilità. E mentre i Tolomei combattevano tra loro, nel Mediterraneo stava emergendo una nuova potenza. Una città che fino a pochi decenni prima sembrava lontanissima dagli affari dell'Oriente. Eh sì, stiamo parlando proprio di Roma. Dopo aver sconfitto Cartagine e consolidato il proprio dominio in Occidente, Roma iniziò a guardare verso il Mediterraneo orientale. Uno dopo l'altro, i grandi regni ellenistici finirono nella sua sfera di influenza. Anche l'Egitto, pur mantenendo formalmente la propria indipendenza, divenne sempre più dipendente dall'appoggio romano. I Tolomei iniziarono a chiedere l'intervento di Roma persino nelle dispute interne. Era un segnale evidente. Il regno non era più la grande potenza di un tempo. L'Egitto era ancora ricchissimo. Alessandria continuava a essere una delle città più importanti del mondo. Ma ormai il destino del regno non dipendeva più soltanto dai suoi sovrani. Dipendeva soprattutto da ciò che decideva Roma. Nel 51 a.C. sale al trono una delle figure più celebri dell'antichità, Cleopatra VII, l'ultima grande sovrana della dinastia tolemaica. Ancora oggi il suo nome è conosciuto in tutto il mondo, ma dietro la leggenda c'era una politica estremamente abile. Cleopatra eredita un regno profondamente indebolito. L'Egitto è ancora ricco, ma ormai la vera potenza del Mediterraneo è Roma. Per sopravvivere deve trovare un alleato. Cleopatra comprende perfettamente la situazione. Sa che ormai nessun regno ellenistico può affrontare Roma con la forza. L'unica cosa che può fare è cercare di influenzarne la politica. E sarà proprio ciò che lei tenterà di fare. Il primo grande alleato è Giulio Cesare. L'incontro tra i due cambia profondamente la storia dell'Egitto. Grazie al sostegno romano, Cleopatra riesce a mantenere il trono. Dopo l'assassinio di Cesare, la regina stringe una nuova alleanza con Marco Antonio. Insieme cercano di costruire un grande blocco orientale capace di contrastare Ottaviano. Ma il loro progetto è destinato a fallire. Nel 31 a.C. le flotte di Ottaviano e Marco Antonio si affrontano nella battaglia di Azio. È uno degli scontri navali più importanti della storia romana. La vittoria di Ottaviano cambia definitivamente gli equilibri del Mediterraneo. Marco Antonio e Cleopatra fuggono in Egitto. Roma è ormai alle porte. Dopo quasi 3 secoli di storia, il regno tolemaico sta vivendo i suoi ultimi giorni. La dinastia nata da uno dei generali di Alessandro Magno sta per scomparire, e con essa finirà anche l'ultima grande monarchia ellenistica. Nel 30 a.C. Ottaviano conquista Alessandria. Marco Antonio si suicida. Pochi giorni dopo, anche Cleopatra decide di togliersi la vita. Con la sua morte termina definitivamente la dinastia tolemaica. L'Egitto viene annesso a Roma e diventa una delle province più importanti dell'impero. Il grano del Nilo continuerà ad alimentare milioni di persone. Ma il regno fondato da Tolomeo non esiste più. È curioso pensare che tutto sia iniziato con la morte di Alessandro Magno. Poi, uno dei suoi generali aveva costruito uno degli stati più ricchi e potenti del mondo antico. E quasi 3 secoli dopo, quel regno si conclude con un'altra morte destinata ad entrare nella storia, quella di Cleopatra VII. Con la conquista romana del 30 a.C. termina ufficialmente la storia del regno tolemaico. Ma questo non significa che scompaia anche la sua eredità. Anzi, molte delle opere costruite dai Tolomei continueranno a vivere ancora per secoli. Il faro di Alessandria continuerà a guidare le navi nel Mediterraneo ancora per centinaia di anni. Considerato una delle 7 meraviglie del mondo antico, rimarrà il simbolo stesso della città fino al Medioevo. Anche la biblioteca di Alessandria continuerà a rappresentare il più grande centro del sapere dell'antichità. Qui lavoreranno alcuni dei più importanti studiosi della storia, tra matematici, astronomi, geografi e medici. Le loro ricerche influenzeranno il mondo antico per generazioni. Forse
È proprio questa la più grande eredità dell'Egitto tolemaico. Non solo la sua ricchezza, non solo il suo esercito, ma la capacità di trasformare Alessandria nella capitale della conoscenza. Per secoli, infatti, chiunque volesse studiare il mondo cercava di recarsi proprio qui. Sotto i Tolomei, la cultura greca incontrò quella egizia. Le tradizioni dei faraoni si unirono alla filosofia ellenistica. Nacque una società unica. I sovrani parlavano greco, ma governavano come faraoni. Venivano raffigurati secondo l'iconografia egizia. Partecipavano ai culti tradizionali e allo stesso tempo promuovevano la cultura ellenica. Fu una fusione tra due grandi civiltà, una sintesi che caratterizzò l'intero periodo ellenistico e che lasciò un segno profondo nella storia del Mediterraneo. Quando pensiamo all'Egitto antico, immaginiamo quasi sempre le piramidi, i faraoni e le mummie. Ma per quasi 300 anni, questo paese fu governato da una dinastia greco-macedone, una dinastia nata direttamente dalle conquiste di Alessandro Magno. Ed è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti della storia ellenistica. Dopo la morte di Alessandro, il suo impero non sopravvisse, ma sopravvissero le idee. La lingua greca si diffuse in tutto il Mediterraneo orientale. Nuove città vennero fondate, nuovi commerci unirono popoli lontanissimi. La cultura ellenistica continuò a influenzare il mondo per secoli. L'Egitto tolemaico fu uno dei suoi protagonisti più importanti. Anche se il regno scomparse con Cleopatra, la sua eredità non finì nel 30 a.C. Roma raccolse gran parte di quel patrimonio e Alessandria continuò a essere una delle città più importanti dell'impero romano. In un certo senso, l'opera dei Tolomei sopravvisse molto più a lungo della loro dinastia. Per quasi 3 secoli, l'Egitto tolemaico fu uno dei grandi protagonisti della storia del Mediterraneo. Nacque dalle conquiste di Alessandro Magno, raggiunse una straordinaria prosperità, trasformò Alessandria nella capitale della cultura del mondo antico e infine cedette il passo alla nuova potenza destinata a dominare i secoli successivi, a Roma. L'Egitto tolemaico è stato il primo dei grandi regni successori, ma non fu l'unico, perché mentre i Tolomei stavano costruendo la loro potenza sulle rive del Nilo, un altro dei generali di Alessandro stava dando vita al più vasto regno dell'età ellenistica, l'impero Seleucide. Ed è proprio da lì che ripartiremo nel prossimo video di Polis.